Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Lo so che aspettavate il post GP anche l'ultima volta, ma ho 2 mani e 12 ore di tempo al giorno per fare tutto e purtroppo l'altra volta, essendo tra Formula E, test Pirelli e tutto il resto, proprio non ce l'ho fatta. Questo appuntamento cercherò sempre di farlo nei limiti del possibile e pensate che sono appena tornato dalla gara con l'HP4 Race al Mugello, ma ne parleremo alla fine di questo video, e lo sto registrando alle 11 di sera. Quindi piuttosto che parlare della gara in sé, che non ha visto molte azioni se non la vittoria di Marquez che aspettavano tutti, voglio sviscerare 2 cose che mi sono saltate agli occhi, o meglio che mi sono venute in mente, vedendo più che altro Moto2, Moto3 e quello che è successo a fine gara sulla moto di Rins. Tutto questo dopo la sigla. Partendo rapidamente dalla MotoGP, che dire se non che Marquez ha rimesso tutto a posto tempo una gara, rimediando l'errore che ha fatto ad Austin e tornando primo in classifica con 6 punti di vantaggio. Sfortuna pazzesca per il povero Quartararo, potrebbe fare a gara con me sul livello di sfiga di questo inizio campionato, dove questa volta ha visto perdere la pedana del cambio e quindi di conseguenza si è dovuto ritirare mentre era in lotta anche con il morbido per un podio che sarebbe stato da vedere, perché il suo compagno di squadra comunque da metà gara ha perso completamente il ritmo e ha fatto un po' il gambero. Il duo Ducati, più precisamente Dovizioso, che è in lotta per il mondiale, doveva come minimo far secondo per rimanere aggrappato, rimanere davanti a Marquez, ma purtroppo ha fatto solo quarto e non è una bella situazione perché appunto il vantaggio che si era creato già sparito magicamente. Non si capisce se è un passo avanti che hanno fatto gli avversari o appunto sono i piloti che sono un pochino sempre lì al limite del podio e fanno fatica con l'arrivo di Suzuki tra i grandi. In casa Honda purtroppo bisogna anche parlare del buon Lorenzo, che a sto giro di manopole staccate, mali vari non c'era niente, ma semplicemente non ha mai avuto il passo e soprattutto è stato ultimo di tutte le Honda in pista, compreso la wildcard Bradl, che è considerato un bravo tester, ma tutto lì. Speriamo che come con Ducati ci prenda un po' la mano e faccia vedere quello che alla fine sa fare, perché è un pilota che quando è a posto va molto forte, ma quando invece non è a posto diciamo che non si fa in 4 per guidare sopra i problemi. E soprattutto avere il pilota probabilmente più forte dell'ultima era in squadra è un po' tosta, soprattutto per uno che ha un ego molto grande come il suo. Come detto prima, la Suzuki ha fatto veramente un grande passo in avanti, è sempre ultra competitiva in ogni pista, con Rins soprattutto, quindi nonostante abbia perso le concessioni dell'anno scorso ha fatto veramente un grosso passo in avanti e se la sta lottando ad armi pari con la Ducati. Al contrario, Yamaha ha questi continui alti e bassi, soprattutto il team ufficiale, dove Valentino ha avuto un passo veramente consistente in gara da permettergli addirittura di poter lottare per il podio, se fosse però partito molto più avanti, perché come avete visto Viñales, e basta confrontare i passi gara, ha girato abbastanza simile, ma essendo molto più avanti ha fatto podio e ha fatto la differenza. Purtroppo con il livello che c'è in questi anni in MotoGP non ci si può permettere di essere deboli in una minima area di quello che succede in pista, quindi bisogna essere forti sull'acqua, sull'asciutto, sull'umido, qualifiche Q1, Q2 sempre al 110%. È inutile dire che Marquez è proprio quello che fa tutto questo ogni volta sempre al massimo. L'unica cosa che spero con tutto me stesso è non che vinca uno o un altro, ma che ci sia una bella lotta fino alla fine del campionato e non come negli ultimi anni che
dopo 5-6 gare si era già capito il vincitore. Finito questo rapido riassunto della gara, voglio parlarvi di una cosa secondo me molto importante che fa riflettere. Abbiamo un Valentino che a 40 anni, come abbiamo sempre detto, è sempre lì, però non è più quello che vince 8 gare all'anno sbaragliando la concorrenza. È ultra competitivo, ma appunto ha molto più da lavorare. Ma invece, secondo me, cosa ha fatto di veramente positivo, soprattutto per il motociclismo italiano? L'Academy. Perché dico questo? Perché la federazione, che in teoria avrebbe il compito di fare questo, e ci hanno provato in passato con il Team Italia, che tra parentesi era anche finanziato in buona parte da noi licenziati FMI. Bisogna parlare chiaro, a parte negli anni d'oro, negli ultimi anni e tempi quando si correva con la Mahindra, non ha prodotto nulla se non piloti che lottavano per la penultima e l'ultima posizione, e soprattutto facendo terminare molto spesso le loro carriere. Un esempio lampante era Pecco, che è passato da il Team Italia, dove lottava veramente per le ultimissime posizioni, poi allo Sky Racing Team, dove è migliorato molto, per poi migliorare ancora con tutta l'escalation che conoscete anche voi. Quello che voglio dire è che da privato, senza che glielo abbia chiesto assolutamente nessuno, ha tirato su una situazione per la quale oggi noi possiamo festeggiare dei titoli italiani nel mondiale grazie all'Academy. Morbidelli, Bagnaia, in questo ultimo periodo Baldassarri sta facendo benissimo, ha vinto le ultime 3 gare sulle 4 disputate, Vietti Ramos sta uscendo fortissimo dalla Moto3, Antonelli che ha vinto l'ultima gara, e ancora una volta riescono a esserci delle persone che criticano tutto quello. Senza quello non ci sarebbe stato un futuro per il motociclismo italiano, perché tutti quelli che voi vedete che stanno vincendo sono lì grazie al lavoro di dedizione, allenamento giornaliero, ricerca sponsor, mental coach, e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo messo a disposizione da uno che aveva interessi zero. E per chi dice ma tutto fatto per guadagnare alle spalle loro, il 10% del guadagno dei piloti che andranno in team ultraufficiali sarà ridistribuito di nuovo nell'Academy per poi essere riutilizzato per migliorare i macchinari, gli allenamenti e tutto il resto. Una cosa stupenda. Quindi complimenti a chi ha portato avanti questa Academy e chi la sta gestendo, perché i risultati parlano da soli, e sono veramente contento che, nonostante siano veramente poche persone, perché i partecipanti all'Academy si contano sulle dita di una mano, ma potete ben capire, e molte persone che corrono lo sanno, quanto costa correre, soprattutto a quei livelli. Quindi complimenti, siete riusciti a fare quello che la federazione non è riuscita a fare, parliamoci chiaro. E la cosa che più mi fa sorridere è vedere i ragazzi che hanno iniziato in Moto2, quindi Morbidelli o Bagnaia, che diciamo non so se Valentino pensava che potessero arrivare in così poco tempo in MotoGP, adesso stanno battagliando con lui in MotoGP. Cioè, in poche parole, si è messo una bega in casa da solo, cioè bellissimo. Però penso che gli dia anche molta soddisfazione. Chiusa parentesi Academy, cioè non so se avete visto quel genio della lampada che ha rubato il pezzo dalla moto di Rins. Ascoltami bene, mi vuoi dire che vedi sulla moto una cosa come 57 telecamere in mondovisione e secondo te rubando un pezzo della moto nessuno ti vede? Number one. Mi sembrano quelli che giocano a calcio tirando le falciate, spezzando le tibie e poi guardano l'arbitro dicendo non ho fatto niente. Cioè ragazzi, ci sono 50 telecamere con i replay e i VAR, cioè come si fa a non vedere? Direi cosa abbastanza schifosa, e speriamo che questo caro Marshall, che dovrebbe invece essere lì pronto ad aiutare i piloti, venga cacciato e radiato da ogni tipo di pista. Per farvela breve, mentre Rins è sceso dalla moto tenuta dal Marshall, come è un po' successo in Argentina quando c'era quell'altro genio che si è fatto il selfie sulla moto di Vale, mentre appunto Rins era intento a lanciare pezzi della tuta ai fan eccetera eccetera, questo Marshall ha pensato bene di staccare la spugnettina che serve per evitare coli l'olio dalla vaschetta del freno, e niente, si è preso sto souvenir e se l'è messo in tasca. Tornata ai box, Rins si è accorto che mancava qualcosa e subito sono corsi dalla regia a controllare cosa era successo, e hanno scovato questo genio incredibile che ha fatto sta roba qua. Quindi vabbè, complimenti a lui.
Finito discorso MotoGP, volevo dirvi che sono appena tornato, come ho detto a inizio video, dalla gara con l'HP4 Race, la moto da 80.000 euro che ci ha dato BMW per correre per la prima volta di sempre in sella a questo mostro di ingegneria ultra esotico. E non vi spoilerò niente, ma la soddisfazione di prendere una moto che non ha un dato, quindi non si sa se metterla così o storta al contrario, e nonostante questo riuscire pian piano a farla funzionare e vedere che ogni click, ogni movimento, ogni assetto provato ci portava sempre di più verso il limite e verso la prestazione di questa moto. E soprattutto il fatto che all'inizio mi dava fastidio salirci in moto, mi dava fastidio il fatto, non so come dire, quando una moto non si guida bene non ti piace andarci sopra, non ti dà gusto, e pian piano trovarlo per poi, vabbè, non vi dico niente. Quindi mi raccomando, come al solito, ricordatevi di iscrivervi al canale se lo siete già attivati la campanellina. Molte volte mi scrivete qui nei commenti dove sarà la gara, dove si vede la gara, dove non si vede la gara. Io su Instagram dico sempre tutto e lo posso fare molto più in fretta rispetto a rispondervi qui su YouTube, e soprattutto non lo vedo molto spesso perché fate 1 miliardo di commenti. Quindi se vi iscrivete a Instagram saprete tutte le notizie sempre in tempo reale, gare, non gare, info, moto e tutto il resto. E ancora sto finendo lo studio qui sotto, dove inizieranno le live che aspettate da tanto, lo so, Twitch, quindi sempre sotto in descrizione, andatevi ad iscrivervi, mi raccomando. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.